Benvenuti o bentornati qui nella Biblioteca Nerd, il canale dedicato a manga, anime, fumetti e ovviamente tutto quello che comprende il fantastico mondo nerd. Allora ragazzi, il video che voglio proporvi oggi è una mia classifica personale per quanto riguarda le 5 serie che io preferisco di Bonelli, ok? Della Sergio Bonelli editore. Ovviamente è una mia classifica personale, ragazzi. Ho letto veramente tantissimi fumetti della Bonelli, ma questi 5, secondo me, ed ripeto, secondo me, sono assolutamente fantastici. Ovviamente partirò dal quinto per arrivare al primo. Siete pronti? E allora partiamo! Eccoci qua ragazzi, allora vi avevo detto che sarei partito dalla quinta posizione, in realtà vorrei partire un pochettino da un fumetto che sto leggendo ora, anzi che ho incominciato a leggere quest'estate, molto in ritardo, veramente molto in ritardo perché questo fumetto esiste già dal 2013. Ora il mio migliore amico mi ha regalato per il mio compleanno il numero 1 e sto parlando di Drago Nero. Allora, questa è la prima ovviamente edizione, ci sono più e più serie di Drago Nero, attualmente siamo arrivati al numero 37 di Drago Nero Il Mondo Oscuro, però ecco, non ve ne voglio ancora parlare perché? Per il semplice fatto che sto ancora acquisendo informazioni. Però ecco, a dirvela tutta ragazzi, sicuramente entrerà nella top 5. Quindi adesso incominciamo realmente con la top 5. Allora, questo lo appoggio qui e partiamo subito con la quinta posizione. Allora, questo è un personaggio che anche questo ho letto molto tardi, nel senso è uscito nel giugno del 1998, questo fumetto e questo personaggio, ma io ho incominciato a leggere solo a metà degli anni 2000. Questo perché? Perché lo collezionava mio fratello, ha smesso e io gliel'ho praticamente rubato. E di conseguenza lui non lo leggeva più, quindi è per questo che l'ho preso io. Sto parlando di Brandon. Ragazzi, Brandon è un fumetto veramente fantastico. Già solo chi l'ha creato vale non il quinto posto, anche molto più in alto, perché è stato creato da Claudio Chiaverotti, di conseguenza un nome e una garanzia. Appunto lui si chiama Brandon Darkness, fa parte di un mondo post-apocalittico, ma diciamo che questa volta l'essere umano è incolpevole su questa apocalisse. Perché? Perché appunto questa apocalisse è accaduta, ovviamente nel fumetto, nel 2029, quindi fra 4 anni, anzi meno perché siamo quasi nel 2026. Cosa è successo? Un meteorite è caduto sulla Terra e praticamente ha fatto quello che ha fatto con i dinosauri. Praticamente, ovviamente in maniera molto minore, attenzione, non ha diciamo estinto l'intera razza come fu per i dinosauri, però ha creato un famoso anno di tenebra. In quell'anno di tenebra praticamente tutto quello che l'umanità aveva realizzato e fatto fino in quel momento è stato praticamente cancellato e il mondo è ripiombato in una nuova epoca medievale. Dopo 70 anni, 80 anni, appunto, troviamo Brandon, che ancora ovviamente il mondo è in un'epoca assolutamente medievale. Lui praticamente è un cavaliere di Ventura. Cos'è un cavaliere di Ventura? Un cavaliere di Ventura è, diciamo, può essere considerato come un mercenario, però non è proprio un mercenario, in quanto i mercenari di solito vengono assoldati da malvagi per compiere ovviamente azioni malvagie. Invece lui, i cavalieri di Ventura, vengono appunto assoldati, si dice così, non mi ricordo, non vorrei dire una stupidaggine, da ovviamente le persone civili, le persone normali, per appunto aiutarle nei loro problemi, magari uccidere qualche mostro, qualche diciamo uccidere qualche altro bandito, trovare, no, qualcuno rapito e così via dicendo.
e lui appunto è un cavaliere di Ventura. È un cavaliere di Ventura molto particolare perché lui comunque sia gira con un cavallo tutto nero con una stella bianca in fronte. Questo cavallo si chiama Falstaff, veramente molto bello, è anche abbastanza enorme questo cavallo, e lui ha anche, diciamo, tra virgolette, un assistente, non lo segue ovunque, però è particolare perché si chiama Christopher ed è praticamente un automa, è l'unica cosa che rimane al mondo ancora della vecchia civiltà, ovvero la civiltà moderna, perché appunto è un, diciamo, un personaggio meccanico che viene alimentato con l'energia solare. Ecco perché ancora, diciamo, è in circolazione, però tutto il resto, ragazzi, è completamente sparito. Lui comunque sia ha un conto aperto con una società segreta che si chiama la Luna Nera, in quanto appunto tutta la sua famiglia è stata uccisa da questa, diciamo, associazione, quindi lui è alla ricerca, alla caccia di tutti i componenti di questa diciamo setta. Il primo numero è nato il 31 febbraio, veramente molto molto bello, ha delle ambientazioni appunto medievali, quindi gotiche, oscure, cupe, e assolutamente è un fumetto che io vi consiglio a tutti quanti. Purtroppo, ecco, è già terminato, nel senso che esistono 100 numeri, aveva delle uscite bimestrali, ragazzi, sono usciti 100 numeri più 20 speciali e qualche apparizione con altri personaggi, tra cui Morgan Lost, che purtroppo non ho mai letto Morgan Lost, ma vorrei recuperare anche quello. E quindi assolutamente Brandon si colloca al quinto posto di questa mia classifica personale. Passiamo, questo che era il numero 1, ragazzi. Passiamo però adesso al quarto posto. Allora lo metto qui. Al quarto posto, ragazzi, allora purtroppo, ecco, di questo personaggio non possiedo il numero 1. Allora, è un personaggio creato da Alfredo Castelli, che purtroppo è scomparso da qualche anno, però il suo personaggio è assolutamente iconico nel mondo della Bonelli. È stato creato nell'aprile, o meglio, il primo diciamo volume è uscito nel giugno del 1982, se non erro, quindi io praticamente avevo un anno, ecco perché non ho il numero 1. E non sono nemmeno riuscito a recuperarlo, però sono riuscito a leggerlo, ragazzi, è il numero 1, quindi è per quello che so abbastanza la storia. Di questo fumetto attualmente sono usciti 428 volumi. Ad oggi, ragazzi. Quindi ecco, per fine dell'anno arriveremo a 430 numeri. Sto parlando di Martin Mister, ragazzi. Martin Mister assolutamente è uno dei miei 5 personaggi Bonelli preferiti. Perché mi piace? Allora, innanzitutto lui è un detective dell'impossibile, lui è un archeologo, un antropologo, è un professore, lui studia, guarda tutti i misteri che ci sono nel mondo e appunto è un viaggiatore, lui appunto è un appassionato di tutto quello che è la storia passata e ovviamente si interessa a tutto. Lui è anche uno scrittore, ha scritto molti libri, questo ovviamente lo scopriamo molto più avanti nella storia. Ha scritto veramente molti libri con tutte le sue avventure e ovviamente tutte, diciamo, le sue scoperte, perché lui comunque sia scopre veramente anche tantissime cose. Appunto lui è un detective dell'impossibile. Il primo numero che lessi di Martin Mister fu una ristampa ed era Rapa Nui. Adesso non mi ricordo che numero era, ma penso uno dei primissimi. Questo, per esempio, il numero 26 si intitola Il mostro d'acciaio. Questo qui è il più, diciamo, vecchio che ho. Gli altri purtroppo non li ho mai recuperati. Dovrei recuperarli. Si trovano ancora tutti, ragazzi, tranne il numero 1 che ha, diciamo, una quotazione, un prezzo un pochettino più elevato, che tra l'altro si intitolava Gli uomini in nero, se non erro. Sì, Gli uomini in nero, il primo, che ovviamente ho letto.
ho letto perché comunque sia l'ho trovato c'erano anche le raccolte, in una raccolta di Martin Mister l'ho trovato e l'avevo appunto letto. Però ecco, mi ha assolutamente conquistato questo fumetto, assolutamente. E anche questo, ragazzi, era un fumetto che leggeva mio fratello, che ha smesso di farlo. Però ragazzi, vi dirò, io ho incominciato a leggere Martin Mister che era il 1995-96, ecco. Quando mio fratello lo prese, no? Incominciò a leggerlo, aveva penso 9-10 anni, quindi Martin Mister è una lettura molto impegnativa, veramente molto impegnativa, perché appunto lui spazia su tantissimi argomenti, tantissimi veramente fatti storici accaduti realmente, e questa è un'altra, diciamo, come dirvi, punto di forza di Martin Mister, perché appunto tratta di argomenti realmente esistenti. A me veramente piace quando si parla di storia reale. Ovviamente ci sono anche tantissime cose inventate, perché non è tutto vero quello che c'è in Martin Mister, però con Martin Mister veramente si impara veramente tanto, veramente tanto. Lui diciamo che è originario di New York, lui in realtà è nato proprio lui nel 1942 e tuttora ancora però ha tranquillamente l'età che aveva, lui doveva essere un quarantenne, cinquantenne, è sempre rimasto uguale. Nello speciale che sta uscendo ora stanno spiegando del perché. Non vi dico nulla, io vi consiglio di andare a comprarlo, che uscirà in 2 ovviamente volumi. Il primo uscito mi sembra a agosto-settembre e il prossimo uscirà a novembre. Però ecco, assolutamente ragazzi, Martin Mister è di diritto, entra a far parte nella mia top 5 in 4ª posizione. Anche questo ragazzi vi consiglio di comprarlo. Certo, 430 numeri sono veramente tantissimi, però ecco, se amate comunque sia diciamo la storia, l'arte e tutto quello che comunque sia corrisponde all'archeologia o al mistero, beh, Martin Mister è assolutamente il fumetto che fa per voi. Molto bene, adesso è ora di andare, o meglio addentrarci nel podio di questa mia classifica personale. Quindi mettiamo qua Martin Mister e prendiamo, eccolo qua, ho 2 volumi, poi vi spiego il perché. Allora, questo fumetto è stato, o meglio è realizzato da 3 diverse persone. La prima volta che uscì fu nel giugno del 1991. Un fumetto che allora io in quel periodo non l'ho comprato dal numero 1 ragazzi, non l'ho assolutamente comprato dal numero 1, ma ho incominciato molto più in là, quindi dal numero 31, adesso vi faccio vedere qual è. Perché? Perché in quel momento ragazzi avevo bisogno di qualcosa che non fosse contemporaneo. Mi starete chiedendo che cos'è che non era contemporaneo ai tempi? Beh, eccolo qui ragazzi, Nathan Never, assolutamente Nathan Never. Allora questo è il numero 1, appunto, Agenzia Speciale Alpha, che uscì appunto nel giugno del 1991 ed è stato creato da Medda, Serra e Vigna, quindi ha 3 autori. E io in quel periodo assolutamente cercavo un qualcosa che mi spaziasse nella fantascienza. E il primo che comprai fu Il canto della balena, cioè il numero 31, che vederlo così di fantascienza non ha assolutamente nulla, però in realtà questo numero mi ha conquistato immediatamente. Qui parliamo di Nathan Never, che praticamente cos'è? Lui è un agente speciale. È un agente speciale che fa parte di un'agenzia, si chiama l'agenzia Alpha. Ora, questo fumetto è ambientato più o meno nello stesso periodo di Brandon, ma attenzione ovviamente con dei risvolti molto differenti. Mentre su Brandon c'è stata un'apocalisse che ha praticamente distrutto il mondo e lo ha praticamente riportato all'epoca medievale, su Nathan Never ci fu un altro cataclisma, ma questa volta causato dall'uomo. Perché? Perché praticamente l'essere umano sta facendo degli esperimenti al centro della Terra e ha creato un grosso problema. Di conseguenza
siamo diciamo un po' regrediti, ma ha fatto cambiare un po' tutto quello che era il mondo, ok? Ed è diventato un mondo molto futuristico perché siamo veramente molto 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 avanzati. Vabbè, poi ci sono veramente robot, androidi. Stiamo parlando di un fumetto degli anni 90, comunque sia ragazzi. Di conseguenza quello che adesso per noi sembra normale, tipo l'intelligenza artificiale, i robot che vediamo in giro, a quei tempi erano giusto delle idee, no? Diciamo dei prototipi, no? Non esisteva nemmeno il robottino che puliva per terra, per dirvene una. Internet, per esempio, era ancora un surrogato di se stesso perché non esisteva niente. E adesso sappiamo tutti qual è l'importanza di Internet. E qui invece abbiamo un mondo veramente molto futuristico. E lui praticamente, lui in realtà non voleva nemmeno entrare a far parte dell'agenzia Alpha e diventare appunto un agente speciale, ma lui è dovuto entrare appunto nell'agenzia Alpha perché? Perché appunto gli serviva purtroppo del denaro sicuro e quindi per curare sua figlia Anna che purtroppo è affetta da una malattia. Di conseguenza lui è entrato a far parte dell'agenzia Alpha. Ovviamente non vi racconto tutto il procedimento, tutto il percorso, ma comunque sia dentro l'agenzia Alpha ci sono altri agenti molto importanti, uno su tutti anche l'X Weaver, del quale la Bonelli ha anche fatto una serie a parte che dovrebbe comprendere 113 o 117 volumi, non mi ricordo bene, questo Lex Weaver lo ha collezionato tutto mio fratello, quello più piccolo perché siamo in tre, e ce l'ha tutto, ma non mi ricordo se sono 113 o 117, non mi ricordo, più ovviamente qualche speciale e ovviamente qualche altra fuoriserie. Però assolutamente Nathan Never è stato, diciamo, quando lo vidi in edicola, questo volume qua, l'ho voluto assolutamente prendere, mi ha conquistato immediatamente. Ovviamente li ho recuperati tutti perché li ho tutti quanti, ragazzi. Siamo arrivati al 413esimo volume, quindi siamo veramente molto in là. Li ho tutti 413, questi sono riuscito a recuperarli tutti quanti. Abbiamo superato quindi da un annetto le 400 pubblicazioni. Ovviamente anche lui ha degli speciali, albi giganti, e se avete visto qualche mio video addietro avete visto che ci sono comunque sia altri fuoriserie tipo i Tecnodroidi che provengono da diciamo gli albi giganti che purtroppo ormai la Bonelli non crea più, o meglio non fa più uscire. Però assolutamente Nathan Never ha avuto tantissime pubblicazioni, quindi di conseguenza Nathan Never, guardate qua, qui c'è il numero, qui c'è proprio la foto dello speciale che uscì in quell'anno, era lo speciale numero 3, 132 pagine, caccia all'anno. Numero 2, il monolito nero. Bellissimi ragazzi, riguardandoli adesso mi vengono in mente tantissime cose. Bene, questo ragazzi era la mia terza posizione per quanto riguarda i personaggi della Bonelli. Ora è giunto il momento di presentarvi il personaggio che mi ha fatto, diciamo, che mi ha iniziato a tutto quello che è il mondo del fumetto. Perché? Perché questo personaggio, o meglio questo fumetto, è stato il mio primissimo fumetto in assoluto, ma proprio veramente in assoluto. Era l'agosto del 1993. L'agosto del 1993. Il giorno del mio compleanno, un mio amico dell'epoca non mi aveva fatto il regalo, io ovviamente non me l'ha presi per niente, bugia, andammo in edicola e lì mi consigliò un fumetto per, diciamo, scusarsi, tra virgolette, e questo fumetto in realtà è poi stato veramente il fulmine, il classico fulmine a ciel sereno, il colpo di fulmine che mi ha fatto innamorare proprio della lettura, dei fumetti in generale, che poi dopo io spazio su tantissime cose, manga ne ho all'infinito. Il fumetto in questione non poteva essere altro che lui, ovvero Dylan Dog. Questo ragazzi, questo è stato proprio il mio primissimo fumetto mai comprato in vita mia. Dr. Terror, ovviamente, una copertina che ha delle cose che se faccio vedere probabilmente chiudono il canale, perché adesso siamo purtroppo in un'epoca di finto perbenismo e di politicamente corretto che fa veramente schifo. E ovviamente qui c'è il numero 1.
originale, questo lo recuperai anni dopo, lo recuperai anni dopo, ma assolutamente Dylan Dog è stato l'inizio di tutto quello che vedete qua. Voi vedete solo questo sfondo, ma intorno c'è tantissima roba, ragazzi. E quindi questo che costava 2500 lire, ragazzi, quindi 1,30 € se tutto va bene, ma i prezzi purtroppo sono aumentati su tutto. Questo è stato veramente l'amore della mia vita. E poi ovviamente era uscito anche questo, lo speciale numero 7. Io ho preso sempre i numeri che poi c'erano degli speciali, perfetto, quindi ho proprio incominciato le serie con delle cose alla grande. E ovviamente cosa successe? Che quando ovviamente uscì Dr. Terror, in quello stesso periodo c'erano altri due Dylan Dog in edicola. C'era il numero 27, Ti ho visto morire, e il numero 59, Gente che scompare. E ovviamente li presi il giorno dopo, perché prima mi lessi questo, andai lì, mi recuperai anche quei due volumi. Ovviamente da lì ho recuperato tutto quanto in originale, anche se purtroppo ho ancora 3 o 4 numeri vecchi da recuperare in originale. Però ragazzi, Dylan Dog secondo me non ha bisogno nemmeno di presentazioni, perché Dylan Dog è l'indagatore dell'incubo. Lui veramente spazia su tutto quello che è il mondo horror, ok? Il mondo horror. E sono stato anche fortunato, ragazzi, perché il numero 83 ovviamente fa parte dei primi famosi 100 numeri, quello che un po' tutti i dilaniati, no, osannano. Ci sono stati tantissimi numeri belli, bellissimi anche dopo, ma i primi 100 veramente era molto difficile trovare un volume che stonasse, veramente era molto difficile. Ce ne sono 2 o 3 che diciamo mi sono piaciuti all'epoca un pochettino meno, ma rileggendoli ora, perché me li sono riletti, quelli che mi avevano un po' fatto storcere il naso, e devo dire che sono di gran lunga superiori a molti che sono purtroppo usciti negli anni a venire. Però ecco, Dylan Dog assolutamente, come vi dicevo poc'anzi, spazia su tutto il mondo horror, veramente tutto il mondo horror. Qui appunto abbiamo a che fare con quello che fu l'Olocausto. Ovviamente non va indietro nel tempo e si reca appunto negli anni 40, assolutamente no, però diciamo che ha a che fare con delle cose molto simili. Nel numero 1, è iconico perché parliamo, no, di Dylan Dog che incontra la sua nemesi più famosa, quindi Xavarax, incontra diciamo qua Sibyl si chiama, ma in realtà poi scopriamo che è Morgana, gli zombie, e poi dopo da lì parte appunto il viaggio di Dylan Dog, e qui abbiamo Jack lo Squartatore. Veramente un fumetto di altri tempi. Pensare che Dylan Dog, quando uscì il numero 1, praticamente, se avete visto il primissimo video che feci nel video, mi raccomando andatevelo a vedere, magari vi metterò qui, no? Il link dove andare a guardarlo. Pensare che Dylan Dog, quando uscì, nella redazione dissero: Dylan Dog è nato e morto in edicola. Alla faccia, siamo praticamente al 570° numero, abbiamo 39 speciali, una quantità infinita di maxi, albi a non finire, apparizioni ovunque, merchandising ovunque, hanno fatto un film americano, ok, quello non volevo ricordarmelo, il film americano di Dylan Dog, perché è veramente una cosa imbarazzante che non c'entra nulla con Dylan Dog, però purtroppo mi è venuto in mente. E quindi ecco, di Dylan Dog hanno fatto il mondo. Quindi ecco, assolutamente non poteva che essere tra i miei 5 fumetti preferiti. Ma vi starete chiedendo, se Dylan Dog, che è stato il tuo primo fumetto in assoluto ed è quello che ti ha praticamente aperto le porte del mondo, no, nerd, qual è il primo fumetto della classifica? Ci arrivo subito, ragazzi, perché c'è un primo, ovviamente, fumetto che ha scalzato, per modo di dire, Dylan Dog. E ora ve lo presento, ragazzi. Allora, questo fumetto è uscito nell'aprile del 2000, quindi stiamo parlando di fumetti comunque sia che vanno dagli anni 80 ai primi del 2000.
Ovviamente ci sono tantissime serie Bonelli che ho letto e che mi sono veramente piaciute tanto, ma purtroppo sono dei gradini sotto questi che vi ho appena mostrato. Il fumetto che ho tra le mani, che adesso vi mostrerò, è secondo me un qualcosa che va ben oltre, no, il semplice fumetto. Innanzitutto vi dirò una cosa: è un fumetto contemporaneo, perché praticamente le storie che vengono narrate in questo fumetto sono appunto storie dei giorni nostri. Come avete visto, io spazio molto nell'horror e nel mistero, perché appunto sono le cose che mi intrigano di più, a parte ovviamente la fantascienza, ma anche nella fantascienza ci sono ovviamente cose abbastanza lugubri ogni tanto su qualche numero. Ma questo fumetto è assolutamente il migliore in assoluto, sempre secondo me, ragazzi. E sto parlando di Dhampir. Dhampir, ragazzi. Perché? Allora, innanzitutto io adoro i vampiri. Quando ero un ragazzino avevo quella mera e pia illusione di poter un giorno diventare un vampiro. Perché? Perché innanzitutto i vampiri sono eterni, non muoiono mai, non invecchiano mai. E la cosa che più mi è sempre piaciuta dei vampiri è che loro vivevano tutte le epoche, di conseguenza vedevano tutte le epoche, avevano modo di imparare, di ampliare la loro conoscenza. E su Dhampir questo si nota, si vede. Perché? Adesso vi spiego il tutto. Innanzitutto, allora, questo appunto è uscito nell'aprile del 2000 ed è stato creato da Mauro Boselli, ok? Che adesso si è spostato su Tex, o meglio è sempre stato su Tex, ma adesso è in pianta stabile su Tex, e Maurizio Colombo, ok? Fu amore a prima vista. Ovviamente questo, quando lo vidi in edicola, anzi questo veramente era una pubblicità su uno dei Dylan Dog di quegli anni, e quando vidi che parlava di vampiri mi sono detto no, questo lo devo assolutamente comprare, ci provo, perché non è facile parlare di vampiri, potevano assolutamente sbagliare il tutto, invece assolutamente no. Ebbene, quando lo comprai, assolutamente super amore a prima vista. Certo, all'inizio non aveva ancora scalzato Dylan Dog, non è che con un numero tu mi puoi scalzare un mito come Dylan Dog, ma lo fece ben presto, anche perché Dylan Dog era in una fase un pochettino altalenante negli anni 2000, di conseguenza Dhampir era una novità assoluta, fresco, un personaggio fresco, giovane, che assolutamente era nelle mie corde. Mentre lui parla un po' del personaggio, chi non lo conosce, ma penso che molti di voi lo conosceranno, lui praticamente è Arlan Draka, lui è un Dhampir. Che cos'è un Dhampir? Il Dhampir è un figlio di un maestro della notte, quindi un vampiro, e una donna umana. Perché vi dico una donna umana? Per il semplice fatto che le maestre della notte femmine sono tutte quante sterili, non possono generare prole, quindi non possono avere figli. Ecco perché vi dico da una donna umana. Qual è la particolarità del Dhampir? Che il sangue del Dhampir è l'unica arma contro i maestri della notte, quindi contro i vampiri. Ovviamente è uscito, guarda, siamo arrivati al numero 307. La storia di come è nato il tutto si è avuta nel numero 300, che secondo me è stato veramente molto frettoloso il 300, e purtroppo vi dico, la Bonelli mi sta trattando Dhampir in maniera molto superficiale, e la cosa mi dispiace veramente tantissimo, perché dal numero 300 non c'è più purtroppo Mauro Boselli. Maurizio Colombo è già da un po' di anni che, diciamo, ha abbandonato la testata. Ogni tanto so che c'ha ancora delle storie che devono essere pubblicate sue, però ecco, purtroppo Dhampir da 7 numeri a questa parte è stata cambiata la foliazione. Cosa vuol dire? È cambiata tutta la copertina, l'intestazione, tutto quanto, la scritta, tutto quanto, ma purtroppo la foliazione vuol dire che hanno ridotto il numero di pagine. Ora, attualmente sono 80 pagine, prima erano 96 come tutti gli altri albi, ma ridurre le pagine di Dhampir da 96 a 80 è un grandissimo errore, perché Dhampir è un fumetto che ha bisogno di essere spiegato.
Dhampir è un fumetto che le sue storie sono talmente belle, talmente ampie che 80 pagine non bastano, c'è sempre qualcosa che manca. In questi 7 numeri, che sono tutti belli, uno un pochettino meno, ma purtroppo si vede assolutamente il taglio di pagine. E questa cosa mi dispiace veramente, veramente tanto. Tra l'altro quest'anno non hanno nemmeno fatto uscire lo speciale, doveva essere il numero 21 se non erro, e non è stato fatto uscire. E io mi auguro che la Bonelli abbia un pochettino più di riguardo per questo personaggio, perché veramente, secondo ovviamente un mio parere molto personale, una delle punte di diamanti, che tra l'altro io ho guardato un po' di social in giro, e Dhampir è diciamo quello che ha più follower. È incredibile ma vero. Ovviamente non ha i numeri di Dylan Dog e di Tex, assolutamente no, però a livello di seguito è veramente molto molto alto. Quindi ecco, io spero che lo trattino un pochettino meglio, ragazzi, però assolutamente Dhampir è il mio fumetto in assoluto preferito, mentre lui non va diciamo in missione da solo. Lui ha comunque sia degli altri diciamo comprimari con lui, c'ha il soldato Kuriak, Emil Kuriak, che praticamente lo ha incontrato subito in questo volume, e diciamo che sono diventati subito amici nel appunto combattere, no, questi maestri della notte. E poi abbiamo Tesla Dudbeck, che praticamente è una vampira rinnegata che si unisce al gruppo. Ovviamente in Dhampir ci sono tantissimi altri personaggi, ma la cosa che mi ha conquistato di più di Dhampir qual è? È che Dhampir non è una storia a sé, ma è una storia unica. Veramente, qui inizia dall'1 e fino al 300 che siamo ora, è tutta una storia continua. Certo, sono tutte sono tutti albi che comunque sia hanno diciamo la loro storia con la fine dell'episodio, ma in realtà sono tutti quanti collegati. Veramente sono tutti quanti collegati. Ci sono degli albi che possono sembrare non collegati, ma poi cosa succede? Che poco più avanti, in un altro albo, ecco che arriva il collegamento per l'albo precedente. È una cosa veramente veramente fantastica. Di Dhampir hanno fatto anche di questo personaggio tantissime uscite, il Maxi, il Color, ecco, anche di Dylan Dog c'era il Color, mi ero dimenticato di dirlo. Appunto la serie regolare, lo speciale, non hanno mai fatto l'albo gigante, ma comunque si hanno fatto dei piccoli diciamo albettini, no, promozionali che mettevano alle fiere, soprattutto quella di Rimini. Ora purtroppo ci rimane solo più la serie regolare, perché hanno tolto praticamente tutto, e questa cosa mi fa veramente incavolare. Speriamo che riesca in qualche modo a avere più appeal, perché assolutamente è il fumetto, questo mio preferito, ve lo dico, però lui è assolutamente in testa, non ha rivali secondo me. Certo, Dylan Dog è lì, attenzione, Dylan Dog è lì, ma purtroppo il problema di Dylan Dog è che ci sono stati troppi numeri che hanno diciamo steccato. Dhampir invece ci sono dei numeri comunque sia ovviamente un pochettino più blandi anche su Dhampir, non sono tutti al top player, però Dhampir è assolutamente sempre per me inarrivabile, attenzione, inarrivabile. Speriamo che la Bonelli lo tratti meglio. A Lucca Comics per Dhampir la Bonelli ha in mente di fare un bel niente, esatto, non c'è, Dhampir non è stato nemmeno menzionato purtroppo, questa è un'altra cosa che mi fa molto arrabbiare. Hanno menzionato tutti quanti tranne che Dhampir, ma va bene, ovviamente non comando io, la Bonelli avrà i suoi piani e vediamo. Però ecco, questo non vuole essere assolutamente un video lamentela per Dhampir, assolutamente no, ma deve essere un video per farvi capire e per invogliarvi anche un pochettino a comprarlo, ragazzi, perché sì, sono 307 numeri e vanno letti praticamente un po' tutti, però penso che assolutamente, se non l'avete mai letto, è assolutamente da comprare, soprattutto se vi piacciono i vampiri, ma anche comunque sia altri generi di mostri, perché poi dopo lui si spazia nel mondo attuale, nel mondo presente, ma lui comunque sia va anche nel multiverso, in altre dimensioni, in mondi paralleli.
ci sono veramente tantissime cose, ma la cosa che più piace in Dhampir, ma non solo a me ma un po' a tutti quelli che l'hanno letto, è il fatto che lui gira il mondo, è un po' come Martin Mister. Lui veramente vive situazioni reali in momenti reali. Assolutamente fantastico, e vi dirò, è anche a livello culturale una fonte di ispirazione, perché veramente appunto ci sono fatti storici. Lui appunto entrando anche in questo famoso multiverso e altre dimensioni va anche indietro nel tempo, e di conseguenza diciamo che ci sono delle situazioni che riportano a fatti storici veramente accaduti, e di conseguenza è anche sintomo, no, di come dirvi, di sapere, perché alla fin fine vedi, uno scopre delle cose che nemmeno sapeva, che ignorava appunto, e con lui riesci a scoprire tantissime cose. È assolutamente, è veramente fantastico. Ovviamente anche nel mondo attuale, e ovviamente impari anche un po' la geografia, perché lui veramente viaggia per tutto il mondo, e la geografia ovviamente è il fulcro, perché sai dove va, sai dove è in quel posto, e ovviamente scopri tantissime cose. Quindi ecco ragazzi, questi era la mia top 5, ovviamente sempre personale ragazzi, sempre personale. Ovviamente diciamo, non vi ho raccontato nulla di chissà che cosa, era solo per mostrarvi quali sono le mie serie preferite e il perché lo sono diventate. Io ragazzi vi chiedo cortesemente, gentilmente, nei commenti di scrivermi, ovviamente se il video vi è piaciuto ragazzi, e se siete interessati, se vi è interessato, scusate, a dirmi, no, se avete mai letto qualcosa di Bonelli, e magari anche una vostra classifica ovviamente personale, che sicuramente sarà in contrasto con la mia, ci mancherebbe. Perché nel mondo di Bonelli non vi ho elencato dei personaggi che sono iconici, storici, tipo Tex, Mr. No, Zagor, abbiamo Nick Ryder, abbiamo sto pensando, abbiamo Ken Parker. Assolutamente, questi sono personaggi che hanno fatto la storia, che tuttora la stanno facendo, perché ancora molte di queste testate sono in edicola. Tra tutti Tex, che ha veramente una schiera di followers, diciamo di gente che lo segue ancora molto alta, anzi è il fumetto più venduto della Bonelli in Italia. Però purtroppo non è la mia top 5, mi dispiace. ho altre diciamo, preferenze. Però ecco, questa ovviamente è una mia classifica personale. Se voi avete altre diciamo testate che vi piacciono, sono ben contento e curioso nello scoprire quali sono, quindi scrivetemelo qua nei commenti ragazzi. Molto bene ragazzi, questo allora, come vi dicevo, era il mio video della classifica dei miei 5 Bonelli preferiti. Non mi resta altro da fare ragazzi che salutarvi, ringraziarvi per essere arrivati fino qui, e ovviamente vi ricordo di iscrivervi al canale, lasciare un bel mi piace e attivare la campanellina delle notifiche per rimanere sempre aggiornati sulla nostra programmazione. Noi ragazzi ci vediamo presto, molto presto, e attenzione, manca una settimana a Lucca, quindi alla prossima ragazzi.